Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Neanche il tempo di archiviare Inter Arsenal e i relativi contenuti che siamo già proiettati alla prossima sfida di campionato, vigilia di Inter Pisa. Naturalmente questi pochi giorni che intercorrono tra una partita e l'altra possono rappresentare un'insidia. Andremo quindi a vedere quali sono le probabili formazioni del match di domani, alcuni spunti tattici, a cosa far attenzione con un Pisa che probabilmente non verrà a fare da vittima sacrificale. È una squadra che può creare dei problemi, li ha creati anche all'Atalanta nell'ultimo turno, li creò anche alla nostra Inter nella gara d'andata, partita che finì 2-0 per noi, però forse vedemmo una delle più brutte Inter della stagione sotto l'aspetto del gioco e quindi chiaramente è una partita che presenta delle insidie, è una partita che però può essere fondamentale nel percorso verso lo scudetto, perché nella stessa giornata troviamo poi Juventus-Napoli e Roma-Milan, quindi è una giornata sulla carta a noi favorevole, una giornata in cui guadagnare qualche punto. Arriva un Pisa non messo benissimo in classifica, ha vinto una sola partita, non ha vinto nessuna delle ultime 10, 5 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10 partite giocate. Occhio però perché c'è un dato particolare. Il Pisa in trasferta non ha mai vinto, ma ha perso solamente 3 partite, con 7 pareggi. Quindi attenzione ad un Pisa che potrebbe puntare a ridurre il nostro ritmo, ecco, potrebbe puntare a magari rallentare il gioco, chiudere gli spazi, non farci trovare quell'intensità che solitamente cerca l'Inter di Chivu. Insomma, è un Pisa che può creare, come detto prima, qualche problemino. Andiamo quindi alla lavagna tattica, andiamo a vedere anche in che modo gioca la squadra di Alberto Gilardino. Il sistema di gioco è un 3-4-2-1, in realtà però è un sistema di gioco ovviamente non troppo spregiudicato, soprattutto in fase di non possesso. Partiamo però da cosa fa il Pisa quando ha la palla. Situazione che probabilmente non ci troveremo per larghi tratti del match, naturalmente, però è una squadra che in costruzione allarga il difensore centrale ed il difensore sul centro-sinistra, quindi Caracciolo e Canestrelli dovrebbero giocare domani in queste due posizioni, e Calabresi è leggermente più alto. È una squadra che, ecco, poi Calabresi è un calciatore che anche in fase di sviluppo tende ad accompagnare il gioco. Ovviamente non lo troveremo in posizione iperoffensiva per 90 minuti, però a differenza di quanto fa il corrispettivo sul centro-sinistra, Calabresi accompagna su quella fascia ed è la fascia dove il Pisa tende a sfruttare di più, la predilige nettamente rispetto alla fascia sinistra, ed è anche dove tende poi a fare densità. Troveremo infatti probabilmente quando il Pisa attaccherà da questo lato, ovviamente Touré, Calabresi che va a supporto, possiamo trovare il centrocampista centrale destro e quindi Marin, può allargarsi anche Moreo, quindi il Pisa può andare a creare densità in questa zona di campo, quindi in questa zona, e allo stesso tempo cosa potrebbe capitare? Che ci troveremo Angori isolato dalla parte opposta che potrebbe cercare di attaccare alle spalle Luis Enrique, ed è un po', ecco, quello che potrebbe rappresentare un po' il nostro punto debole. Luis Enrique che forse per posizionamento e per fase di non possesso sta migliorando, ma insomma è un po' un punto debole da questo punto di vista. Tramoni, ecco, potrebbe andare a creare il duello con Bissek e quindi isolando Angori contro Luis Enrique, ma Tramoni è anche un calciatore che si accentra, che svaria tanto e quindi che dà meno punti di riferimento. Come sviluppa l'azione il Pisa? È una squadra che va molto in verticale, che sia che, ecco, vada a costruire con palla a terra, sia che vada per lanci diretti, e su questo punto attenzione, perché è un Pisa molto strutturato fisicamente e soprattutto c'è un duello che all'andata abbiamo sofferto ed è questo qui di Marco Touré, perché c'è una netta differenza di altezza. Ecco, se andiamo a prendere anche le altezze dei calciatori del Pisa, ovviamente qui nella grafica c'è una probabile formazione con Coppola, ma insomma cambia poco. Troviamo Touré 1,87 m, c'è un mismatch fisico con Di Marco. Io personalmente, quelle che sono rappresentate ovviamente sulla lavagna sono le probabili formazioni, io opterei molto più per Carlos da quinto per contenere anche fisicamente Touré e quindi con Bastoni contro Moreo. Lancio lungo che
può essere anche diretto sugli attaccanti e anche qui riprendiamo l'immagine precedente, troviamo Moreo 1,91 m, Meister anche 1,91 m, quindi occhio a questi lanci. Ecco, bisognerà essere bravi un po' a contrastare anche quello che è un punto di forza del Pisa e appunto la forza fisica della squadra all'altezza, sono molto strutturati fisicamente. Naturalmente stiamo analizzando la fase di possesso, non significa che il Pisa farà la partita, che il Pisa ci metterà alle corde, però ci sono queste qualità che possono mettere in difficoltà. Come detto, un Pisa che quindi potrebbe andare a sfruttare soprattutto la corsia di destra e poi da qui provare i cross al centro, ovviamente per sfruttare proprio la fisicità, perché no, dello stesso Meister o anche di Moreo, che può appunto andare verso il centro. Tramoni, come avevamo detto, svaria molto e quindi può essere una spina nel fianco. Angori può attaccare alle spalle Luis Enrique. Cosa farà l'Inter? Probabilmente in fase di non possesso, pressing alto, ecco, cercare di recuperare palla nel terzo di campo avversario. Ovviamente se dovesse riuscirci, cosa che all'Inter succede spesso, recuperare palla in questa zona, chiaramente poi ecco, può sfruttare la transizione e far male al Pisa. Pressing alto che potrebbe portare il Pisa molto spesso a lanciare lungo e è un qualcosa che si è visto anche contro l'Atalanta, soprattutto ad inizio partita il Pisa forse forzava anche quel lancio lungo, poi col passare dei minuti ha iniziato anche a giocare la palla e costringere il Pisa al lancio lungo potrebbe ecco andare a creare tanti duelli aerei. Akanji dovrebbe essere il titolare, io personalmente però in questa posizione nel duello con Meister non disdegnerei Acerbi titolare perché è più alto di Akanji, perché sui duelli aerei è probabilmente superiore ad Akanji e sappiamo quando ha un centravanti che dà il punto di riferimento, ecco Acerbi è una buonissima scelta. Andiamo anche a cosa fa il Pisa quando è in fase di non possesso. Sulla prima costruzione avversaria alzano un po' la linea di pressing, ma non è un vero e proprio pressing alto, è più a disturbare, a rallentare la costruzione avversaria. Dopodiché è una squadra che si mette in blocco medio-basso o addirittura ecco blocco basso. Arretrano gli esterni, quindi diventa una sorta di 5-3-2 con Tramoni che va sulla linea dei centrocampisti, Moreo che rimane solitamente più vicino a Meister. È una squadra che poi a quel punto, una volta che si è messo col 5-3-2, non va a fare più il pressing, anzi tende più che altro a stringere le linee. Non escludo che potremo trovarci eventualmente anche Moreo basso sulla linea dei centrocampisti. In ogni caso, anche se Moreo dovesse rimanere alto, qui c'è Touré che comunque va a coprire ecco, anche un po' più avanti, a cercare di rallentare l'esterno avversario. Cosa ci troveremo quindi a questo punto? Un Pisa che difende in blocco basso, che lascia poco spazio tra le linee, che è pronto anche a proteggersi sulle corsie esterne, perché naturalmente nel momento in cui la palla arriva sugli esterni ci sono i due centrocampisti esterni, quelli che poi diventano ecco, gli esterni della difesa quinti, da 5, Angori e Touré che vanno a contrastare. Ci sono ecco, le possibili scalate dei centrocampisti, quindi con ogni probabilità raramente troveremo ecco, superiorità da questa sulle corsie esterne e un Pisa che probabilmente cercherà di bloccare molto queste soluzioni. Arriviamo ad un punto, ecco la coppia d'attacco al momento titolare dovrebbe essere Lautaro Thuram. Io personalmente in una partita del genere non rinuncerei a Pio Esposito. Perché Pio Esposito può essere importante? Innanzitutto il Pisa non concederà la profondità, quindi ecco magari Lautaro Thuram bisognerà appoggiarsi comunque fisicamente probabilmente su Thuram, ma raramente avremo la possibilità ecco, di attaccare la profondità perché è una difesa che una volta che si è risistemata gioca con un blocco basso, quindi va a coprire quella zona di campo e Thuram anche lui presenta un mismatch rispetto ai difensori del Pisa. Ecco, se vediamo Canestrelli è 1,92 m, Calabresi 1,86 m. Se noi abbiamo Pio Esposito in questa posizione, ecco che naturalmente Pio può andare a lottare fisicamente coi difensori del Pisa, potrebbe avere tante volte anche la meglio perché sappiamo nell'uno contro uno fisico Pio Esposito dà tantissimo e quindi poi a questo punto cercare ecco, di aprire un po' gli spazi anche per i compagni di squadra. Lautaro Martinez potrebbe essere una buona scelta perché ecco Lautaro magari va incontro alla squadra, è vero che qui ci sarà poco spazio però
è anche un giocatore che riesce a fare un movimento magari per andare a supportare anche più sull'esterno, dove con ogni probabilità vedremo un Inter anche sovraccaricare il lato esterno, soprattutto a sinistra. Bisognerà cercare di portare la superiorità numerica. Ecco, Lautaro è quel giocatore che può anche andare a dare supporto in questo modo, facendo questo tipo di movimento. Eventualmente sarà un movimento importante da fare anche sulla destra quando Luis Enrique sarà alto, non isolarlo naturalmente, oppure troveremo, ecco, la solita difficoltà sulla corsia destra. In realtà a me non dispiacerebbe neanche l'attacco Pio-Bonni, però ecco, Bonni poi dovrebbe fare questo tipo di lavoro. È un lavoro che vedo fare meglio a Lautaro, Bonni può farlo. Torniamo però sempre al punto, ecco, non possono, che siano Thuram o Bonni, sarà difficile sfruttare la profondità. Con Pio Esposito si può sfruttare un altro aspetto. Ecco, andiamo a risistemare le pedine. Prima che il Pisa si riposizioni in questa situazione, magari si trova con una linea ancora alta, ecco, andando a rallentare un po' la nostra costruzione, non che, come ho detto prima, che vengano a fare un grandissimo pressing, è ovvio, però con ogni probabilità, ecco, sulla prima costruzione potrebbero un po' disturbarla, poi alzare il pressing se magari la prima costruzione è un po' difficoltosa, se l'Inter dovesse fare un passaggio all'indietro, ma insomma sarà più un'azione per rallentare. Prima che loro possano ricomporsi, l'Inter con Pio Esposito ha la possibilità anche del lancio lungo e andare a sfruttare magari la fisicità di Pio Esposito nel duello. Ovviamente duello che è un po' più complicato se deve farlo Thuram, che può fare quel tipo di lavoro, ma è il lavoro ideale di Pio Esposito. Ecco perché io opterei molto più sulla coppia Pio-Lautaro, ecco, per questa partita, al di là della condizione fisica di Lautaro, che non va sottovalutata, ma quello ovviamente spetta allo staff tecnico valutarla. Immaginiamo che insomma un Lautaro che sta bene, ecco, per giocare e per incidere. E su questa corsia preferirei molto più Carlos Augusto contro Touré, perché all'andata abbiamo fatto tanta fatica in quella zona di campo. Passiamo anche a quelle che sono le probabili formazioni, e sono formazioni, soprattutto all'11 dell'Inter, che poi darà indicazioni anche su come l'Inter vorrà andare a giocare a Dortmund, perché non si prevede un folto turnover. Come abbiamo visto anche dalla lavagna, ecco, naturalmente è schierata quella che è la probabile formazione di domani, è un turnover molto limitato, forse qualche cambio, ecco, soltanto in difesa, dove se prendiamo la formazione tipo attualmente manca soltanto Bastoni, quindi Sommer ancora confermato in porta, Bissek, Akanji e Carlos Augusto, ed è già questo un segnale. Chivu non va per il turnover contro il Pisa. A centrocampo Luis Enrique, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco, coppia d'attacco Lautaro Thuram. Insomma, sarebbe praticamente la formazione tipo, ammesso che venga confermata questa formazione, perché naturalmente ci possono essere anche poi delle sorprese in quelle che saranno poi le scelte ufficiali, ma dovesse essere questa la formazione, innanzitutto dà un segnale, come detto, sulla partita di Dortmund, ma c'è anche un motivo perché Chivu potrebbe optare per poco turnover, perché questa, come ho detto inizialmente, è una partita fondamentale nel percorso del campionato, perché poi l'Inter dovrà giocare in settimana, quasi sicuramente dovrà giocare 2 partite a febbraio, ci auguriamo che possa avere anche le 2 partite degli ottavi a marzo, mentre le dirette concorrenti, quelle che sono più vicine, Milan e Napoli, con ogni probabilità, il Milan ovviamente sicuramente, il Napoli è molto probabile che possa uscire fuori dalla Champions, e quindi tra febbraio e marzo, mentre gli avversari avranno un solo impegno a settimana, l'Inter avrà magari turni di Champions, e mettere qualche punto in più tra noi e il Milan e Napoli in questa giornata può essere poi determinante, quando magari tra febbraio e marzo qualche punto potremmo perderlo per il doppio impegno, augurandoci, ripeto, che a marzo ci sarà ancora il doppio impegno. Andiamo a vedere anche quella che è invece la probabile formazione del Pisa: Scuffè in porta, Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, come detto difesa molto strutturata fisicamente, Touré, Marin, Ebischer e Angori a centrocampo, Moreo e Tramoni a supporto di Meister. Naturalmente, come detto, è una partita che rappresenta delle insidie, è una partita da non sottovalutare, e anche questa probabile formazione dell'Inter va un po' in quel senso, in un Chivu che dà un segnale importante
per quanto riguarda il tipo di partita, per quanto riguarda l'importanza del match. Poi naturalmente abbiamo visto un Kivu che sa lavorare bene sulla mentalità, sulla testa del gruppo, e quindi non mi aspetto minimamente che l'Inter possa sottovalutare l'impegno. Naturalmente, ecco, è un impegno che potrebbe complicarsi come fu all'andata, col passare dei minuti, se non si riesce a sbloccare la partita, ovviamente poi il cronometro diventa un pericoloso avversario, quindi ecco, un Inter che possa partire subito molto veloce, un Inter che possa andare a sfruttare anche questi movimenti, magari Sucic che può andare tra le linee e cercare, ecco, di aiutare un Inter che può sfruttare tantissimo quel famoso triangolo che va a crearsi anche sulla corsia di sinistra, come detto, magari con un Lautaro che può andare ad aiutare. Insomma, è un Inter che dovrà cercare di sbloccare il risultato nel primo tempo per mettere in discesa la partita, per evitare brutte sorprese. Un Inter che dovrà, come detto prima, cercare di sfruttare le due fasce, e da qui potrebbe essere dovuta anche la scelta di Bissek in questa posizione, oltre al fatto che praticamente possiamo considerarlo un titolare attualmente, però ecco, con Bissek possiamo evitare di isolare Luis Enrique, quindi con la possibilità che il terzo vada comunque ad aiutare il quinto anche sulla fascia destra. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, che tipo di partita vi aspettate, se siete, ecco, estremamente fiduciosi e quindi vi aspettate un Inter che possa vincere quasi sul velluto, o insomma temete che possa diventare una partita complicata. Insomma, come dico sempre, discutiamone nella sezione commenti, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.